Salve a tutti ragazzi, io sono Domenico, bentornati sul canale di Addicted to Games. Ci siamo già visti una volta per la recensione dello Xiaomi X1BH Hand-Free, ossia il supporto per la telecamera del Midron 4K che ci permette di utilizzarla anche al di fuori del corpo drone, diciamo, della macchina volante. Quest'oggi siamo qui per un video tutorial un po' lungo, anche se non difficilissimo da realizzare, dove vi illustrerò come è possibile trasmettere in live la FPV del Midron 4K verso i vari social, quindi YouTube, Facebook, Twitter, Twitch e tutti quelli là che preferite e maggiormente utilizzate. Per la realizzazione di questo tutorial saranno indispensabili alcuni oggetti e facoltativi degli altri. Uno degli oggetti indispensabili per la realizzazione di questo tutorial è ovviamente il Midron 4K e questa chiavetta wireless. Questa qui è quella lì originale del Midron 4K e va inserita nel radiocomando. Serve appunto per poter usufruire della live view senza l'utilizzo del cavetto USB. Infatti, per i possessori, quando andate ad inizializzare l'app, vi chiede di connettere il drone tramite USB o tramite WiFi. Questo accessorio è stato fornito in alcuni kit, principalmente nei primi venduti, poi sostituito con i paraeliche. Però comunque è possibile acquistarla da Gearbest a circa 10 euro, se non erro, ed è comunque un accessorio utile e in ogni caso indispensabile per fare questa guida. Se non avete questo accessorio mi dispiace, ma purtroppo attualmente non è possibile, o quantomeno io non sono riuscito a trovare alcun metodo per effettuare live partendo dal tethering USB. Un altro oggetto fondamentale per la realizzazione di questo tutorial è un PC portatile, perché avremo bisogno di installarci sopra un software OBS Studio che ci permetterà di trasmettere la FPV del drone del Midron 4K ai nostri social. Un altro accessorio fondamentale per la riuscita di questo tutorial è un PC portatile di discreta potenza, quindi una cosa abbastanza moderna. Questo PC deve avere necessariamente due schede wireless, perché una sarà impegnata alla connessione al Midron 4K, alla rete locale del Midron 4K, e l'altra la utilizzeremo per connetterci alla Wi-Fi che invece ci fornirà internet. Come seconda scheda rete wireless io consiglio di acquistare una cosa di questo tipo. Si tratta di una chiavetta davvero minuscola. Infatti questa qua, se non sbaglio, l'ho pagata circa 1,50 euro da Gearbest. È un chip Realtek, quindi comunque di qualità, pur essendo stranamente così economico, ma potete utilizzare fondamentalmente qualsiasi chiavetta vogliate. L'importante è che appunto questo portatile sia dotato di due schede wireless, perché si può fare anche col tethering USB di un altro telefono che non sia quello lì che utilizziamo per pilotare il drone, però comunque diventa un po' più macchinoso proprio per la presenza stessa di cavi. Un altro accessorio, diciamo facoltativo, ma di cui io consiglio largamente l'utilizzo, è questo amplificatore qui, lo Xiaomi Wi-Fi Repeater 2, va bene anche il modello 1, con annesso un power bank, che in questo caso, per puro caso, è anche questo Xiaomi, ma non sto facendo pubblicità al brand, purtroppo non mi pagano. Questo qua è l'unico modello che è possibile alimentarlo tramite USB. Quindi noi lo metteremo nel power bank e lo scopo di questo accessorio sarà quello di stare nella nostra tasca, perché questo prodotto qui dovrà connettersi alla chiavetta del Mi Router 4K e amplificare la connessione di quest'ultima in modo che il portatile possa riuscire a connettersi senza delle instabilità di connessione varie, perché questo qui ha davvero pochi metri di range, basta appena mezzo metro, un metro dalla radio e già diventa praticamente impossibile percepire il suo segnale wifi. Con questo qui invece potremmo anche allontanarci dal PC, perché se noi facessimo una connessione diretta si può fare, però dovremmo necessariamente tenere il PC a mezzo metro, un metro massimo da questo dispositivo qua, altrimenti la connessione diventa instabile e il video si bloccherebbe in continuazione. Detto questo, possiamo passare al tutorial. Se avete già raccolto tutti questi oggetti possiamo proseguire. Io vi farò vedere la parte sia riguardante la configurazione dell'amplificatore Wi-Fi, sia quella là che invece riguarda la configurazione di OBS Studio per lo streaming su Facebook. Però comunque si può streamare su qualsiasi social. Ovviamente per ogni social dovete fare una configurazione diversa, quindi per YouTube, per Twitch ci saranno parametri diversi, ma parametri che non riguardano il Midron in sé, perché una volta che il software è stato configurato per acquisire l'immagine dal drone, tutto quello che dovrete fare è soltanto seguire un'altra guida generica per la configurazione di OBS e trasmettere sul vostro servizio di streaming preferito.
È arrivato il momento di passare alla parte pratica di questo tutorial dove vi spiegherò come configurare tutte le apparecchiature e gli strumenti che ci serviranno per raggiungere il nostro scopo di effettuare una live col Mi Drone 4K. Vi anticipo subito che io lavorerò utilizzando questo PC qui, però guarderò questo schermo qua. Ho collegato il monitor esterno, questo qui che è Full HD, per una questione di qualità di registrazione, perché vorrei mantenere una risoluzione standard, quindi Full HD sul video che verrà caricato sul canale. La prima cosa da fare è installare OBS sul vostro computer. Vi avviso che questo tutorial potrebbe essere leggermente scattoso, questo perché mi è abbastanza sovraccaricato questo PC dal software di registrazione, che purtroppo non ho potuto utilizzare un PC migliore, quindi potrebbe appunto avere un po' di problemi lo streaming dal Mi Drone. Però comunque questo è un problema che in situazione normale, quindi senza il software di registrazione appunto, non si verifica. Quindi, dato per scontato che voi già l'abbiate installato, proseguiamo. Adesso è arrivato il momento di configurare l'amplificatore Xiaomi affinché sia capace di connettersi tramite la chiavetta alla radio del Mi Drone 4K. Per far questo, prima di tutto abbiamo bisogno di collegare questo ad un power bank, come vi ho già anticipato all'inizio, in modo che si accenda. Lucina arancione, come faccio vedere meglio con quest'altra telecamera, lucina arancione significa che non è collegato a nulla e appunto noi ora dovremo andarlo a configurare. Per farciò avremo bisogno quindi di uno smartphone e dell'applicazione Mi Home installata, che oltre a gestire questo dispositivo può anche essere utilizzata per la gestione di altri prodotti Xiaomi. Dunque, prima di tutto avviamo Mi Home. Cliccando sul più in alto a destra ci rechiamo nella scheda che ci permetterà di configurare l'amplificatore Xiaomi. Fatto questo, dobbiamo accendere la radio del Mi Drone 4K, accendiamo anche il drone che voi non lo vedete ma si trova sotto l'inquadratura, ok, e colleghiamo la chiavetta al Mi Drone 4K. Questo ovviamente va tutto al contrario. Fatto questo, cliccheremo su Mi Wi-Fi Repeater col codice del nostro amplificatore ed attenderemo appunto che lui ci renda disponibile la lista Wi-Fi. Clicchiamo e selezioniamo la rete Wi-Fi del nostro Mi Drone. In questo caso il mio drone si chiama X-Sparter, che è il nickname che uso in gioco. Ora, non è il nome di default, perché questo si può cambiare tramite l'app Mi Drone, però soltanto col cellulare tramite cavo. Ok, in questo caso la password è già memorizzata, io la inserisco di nuovo per farvi vedere come si fa. Una volta fatto avanti, tenete sott'occhio il pulsantino luminoso, diciamo, il LED che lampeggia, e l'app. Noterete che ad un certo punto dovrebbe diventare blu il LED. Quindi attendiamo che finisca la configurazione. Ok, la mia telecamera mi ha abbandonato nel momento del bisogno, comunque dovrebbe aver ripreso la parte dove il LED diventa blu. Come potete notare sullo smartphone è apparso Connection Timeout. Questo è normalissimo, accade perché la chiavetta del Mi Drone non è capace di fornirci una connessione internet, quindi la chiavetta non può comunicare con i server Xiaomi, ma a noi questo non importa. Facciamo cancel e procediamo. Ricordatevi, è importante che il LED rimanga blu perché significa che è connesso con il drone, quindi con la radio. Fatto questo, andiamo un attimo nelle reti Wi-Fi e notiamo che ci saranno appunto due reti wireless simili, non uguali, Xparter, in questo caso Xparter Plus. Xparter Plus è la rete generata dall'amplificatore, mentre Xparter è quella lì normale. In questo caso, dato che io voglio testare l'efficienza della connessione della rete generata dal mio amplificatore, cambierò la connessione e mi connetterò ad Xparter Plus. Fatto questo, dunque, abbiamo Mi Drone per testare l'app come si comporta. Come potete notare, il cellulare ci dà la possibilità di scegliere due tipi di interfacce, quindi USB e Wi-Fi.
Io solitamente utilizzo la USB, così come penso la maggior parte di quelli che utilizzano il Midron 4K, ma in questo caso noi dovremmo utilizzare la connessione Wi-Fi, quindi si seleziona Wi-Fi Connect e si fa OK. Ci riporterà nella schermata delle Wi-Fi, in questo caso noi già siamo connessi alla rete che ci interessa, quindi il nome della radio Plus, che ricordiamo è quello là amplificato da questo qui. Torniamo indietro e aspettiamo che l'app si inizializzi. Una volta aggiornato o skippato i vari update che ci verranno proposti, potremo appunto notare che il cellulare è connesso con la radio del Midron 4K. Quindi ad esempio in questo momento io ho abilitato la telecamera con il mio bellissimo biadesivo, con questo bellissimo drone che vi consiglio di acquistare perché è divertentissimo. Vediamo se funziona tutto. Ok. Come potete vedere anche le modalità di volo funzionano tutte quante, questo giusto per dimostrarvi che la connessione è andata a buon fine. Fatto questo possiamo procedere alla configurazione di OBS per lo streaming live della FPV. Giunti a questo punto viene la parte più delicata, ossia quella della configurazione del nostro PC per effettuare lo streaming. Qui ora è bene chiarire ulteriormente il concetto della connessione internet. Questo PC, anzi in questa situazione io sto utilizzando due schede di rete wireless perché la mia connessione non è cablata. Nel caso in cui avessi connesso il PC direttamente al modem oppure avessi connesso un telefono col tethering USB me ne sarebbe bastata una. In questo caso io sto per inserire un'altra scheda wireless nel PC perché questo PC è connesso ad internet tramite Wi-Fi. Quindi ho bisogno di un'altra scheda di rete per connettermi all'amplificatore e di conseguenza alla radio del Midron. Ok, come potete notare la chiavetta è stata inserita, infatti qui abbiamo la possibilità di scegliere fra due schede di rete Wi-Fi. In questo caso, se notate, il PC si è già connesso all'amplificatore grazie alla chiavetta wireless USB perché avevo già fatto delle prove, quindi la password è rimasta memorizzata. In caso in cui fosse una connessione ovviamente dovrete inserire la vostra password dell'amplificatore. Questa parte la saltiamo perché è abbastanza semplice da realizzare. Dunque, una volta quindi effettuata questa connessione con la doppia scheda di rete, una connessa a internet ed una connessa al Midron, passiamo alla configurazione di OBS. OBS viene più o meno avviato così, quindi con una scena vuota e uno schermo nero e la parte fonti libera. Dovremmo quindi cliccare su più origine multimediale, diamo un nome, in questo caso Midrone, dopodiché clicchiamo su file locale in modo che appaia il campo input e incolliamo questo link, diciamo. Questo sistema può essere utilizzato anche per l'X1BH Hunt-Free, però il link è diverso. Facciamo ok. E se tutto andato a buon fine, come vedete dovrebbe vedersi la live view del Midrone 4K. Ci sarà un po' di latenza rispetto al cellulare perché andrebbe impostata come dire, appunto la latenza, ma su VLC si può fare perché questo metodo è stato sperimentato prima di tutto su VLC. Comunque andrebbe settata, diciamo, la latenza dell'immagine. Purtroppo da OBS non sembra essere possibile, o forse ci sarà qualche parametro che mi sfugge. Comunque attualmente non sono riuscito a farlo. In ogni caso allarghiamo l'immagine per renderla della risoluzione che più preferiamo. In questo caso dovrebbe essere HD, quindi potremmo anche modificare la risoluzione della scena magari e metterla in HD. In questo modo, diciamo, la trasmissione viene più fluida, però attualmente io la sto adeguando al Full HD. Quindi avremo un'immagine tra virgolette in Full HD, in realtà ripeto si tratta di un 720p allargato di quello che vede il Midron 4K. Fatto questo siamo pronti per la configurazione e lo streaming sui social. Detto questo, quindi come vi ho promesso vi farò vedere come configurare OBS per fare lo streaming sui vari social. Premesso che su OBS è possibile anche fare altre cose, magari mettere ad esempio una webcam, quindi io per esempio potrei fare così e quindi per esempio mettere il mio faccione qui, se si avvia la videocamera, ok, e quindi ad esempio metterlo così, magari quindi durante la live potete anche fare questo. Inoltre è abilitato anche il microfono, quindi oltre alla ripresa del drone potrete trasmettere la webcam, il microfono, potrete anche mettere una musica di sottofondo, insomma è un software carino, interessante da utilizzare.
Prima di tutto dovremmo andare nella home page, e questo se il mio PC ce la fa, ed andare appunto nella parte dove si creano i post. Dopodiché cliccare su video in diretta e cliccare su connetti. Grazie a questa scheda ci verrà data una chiave per lo streaming. Questa chiave servirà per connetterci ad OBS. Io vi consiglio di abilitare la chiave per lo streaming permanente. In questo modo potrete appunto memorizzare questa chiave all'interno di OBS e di fatto non dovrete più aprire questa schermata, ma dovrete semplicemente cliccare su avvia trasmissione e se la vedrà lui. Quindi la copiamo, riapriamo OBS, lo mettiamo in full screen per essere più comodi, facciamo impostazioni, trasmissione, selezionate servizio Facebook Live, inserite qui la chiave dello streaming, la copia incollate, applica e fate ok. Prima di fare ok, al limite vedete un attimo quali sono le impostazioni di bitrate più adatte alla vostra linea. Io qua ne ho alcune buone per una connessione stabile, quindi io sto una fibra ottica, quindi ho potuto osare di più. Facciamo ok, quindi facciamo avvia trasmissione. Ah ok, ci ha messo un pochino per riprendersi. Una volta avviata la trasmissione torniamo sulla pagina Facebook da dove abbiamo copiato il link, controlliamo che stia funzionando. Va un po', è scattosa perché, ve lo ripeto, è colpa del mio povero PC. Cliccate su trasmetti in diretta. Dopodiché potete anche chiudere questa pagina. Ok, come potete notare, sto utilizzando un altro PC, la live view funziona molto bene. Ho dovuto stoppare la registrazione sul PC portatile perché stava letteralmente morendo e scattava. Comunque vi dico che ho abbassato il bitrate a 800 kilobit per secondo e va molto bene. Questa appunto, come vedete, la diretta che avranno tutti i vostri amici su Facebook applicando questo metodo qua. La qualità, come vedete, è davvero ottima, però ricordate che sto utilizzando una fibra ottica, ma dovrete adeguare le impostazioni di OBS a seconda del vostro PC e della vostra connessione internet. Questo video è tutto, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Scusate per tutti questi cambi di camera, PC, inquadrature varie, però dovevo registrare tante cose e poi ho dovuto combattere anche col fatto che questo PC purtroppo appena inizio a registrare mi muore, quindi ho dovuto smanettare abbastanza con OBS per cercare di registrare l'inquadratura senza farla scattare, che sennò sembrava una cosa fake. Difatti l'anteprima non l'ho registrata qui, l'anteprima di Facebook non l'ho potuta registrare qui perché moriva, l'ho registrata qui. Spero comunque di essere stato chiaro ed esaustivo. Se avete qualche domanda lasciatela nei commenti, Michele provvederà ad inoltrarmele e quando possibile vi risponderò. Quindi per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, augurandomi quindi che questo video possa servire a qualcuno. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta.